Un buongiorno a tutti voi, sono Andrea e Daniela e in questa rubrica che si chiama Dal banco alla tavola vi condurremo tra le ricette più popolari della nostra laguna. e adesso andiamo in cucina. Buongiorno a tutti. Oggi è la volta del risotto di seppia. È un piatto sostanzioso che per il suo colore nero spesso incuriosisce chi non lo conosce. Tradizionalmente è preparato utilizzando il nero di seppia, ma questo passaggio non è indispensabile per un buon risultato finale. Gli ingredienti sono piuttosto semplici. Sicuramente per la migliore uscita del risotto sarà meglio utilizzare una seppia grande in quanto la polpa è più tenera. Se comprate le seppie intere, la prima cosa da fare sarà togliere le parti non commestibili, la bocca, gli occhi, l'osso e le interiora, facendo attenzione a tirare il sacchettino di nero dalla parte della testa per tirarlo via intero. Bisognerà quindi togliere la pelle, avendo cura di conservare tutta la polpa. Le laviamo poi accuratamente e tagliamo a pezzettini che poi andremo a mettere nel risotto. Avremo quindi al netto 600-700 g di seppie e al nero aggiungeremo un po' d'acqua e qualche goccia d'aceto, 350 g di riso, il sedano, l'aglio, burro, sale e pepe, olio, grana e un po' di prezzemolo tritato. Iniziamo versando un po' d'olio e aggiungendo 2-3 spicchi d'aglio che faremo scaldare per un po'. Appena soffrigge aggiungiamo le seppie, avendo cura di mescolarle delicatamente in modo da non farle attaccare alla pentola. Lasciamole sul fuoco per qualche minuto prima di aggiungere il nero, che in una tazzina avremo sciolto con un po' d'acqua e qualche goccia di aceto. Ovviamente la quantità di nero dipende dal vostro gusto. Mescoliamo accuratamente. Aggiungiamo quindi il sedano e l'acqua per il brodo, circa 1,5 litri. Il sale e il pepe. Dopodiché copriamo e portiamo ad ebollizione. Lasciamo cucinare per circa 40 minuti.
Verso metà cottura rimuoviamo il sedano e gli spicchi d'aglio. Passati i 40 minuti spegniamo la fiamma e separiamo una parte del brodo che poi andremo ad aggiungere gradualmente quando necessario. È ora di aggiungere il riso, continuando a mescolare e versando il brodo un po' alla volta. Se il riso vi piace più scuro, è il momento di aggiungere un altro po' di nero. Verso la fine della cottura mantechiamo il risotto con il burro e un po' di grana e il prezzemolo tritato. Il risotto è pronto. Mi raccomando, servitelo e consumatelo immediatamente, perché non c'è niente di più buono di un risotto fumante. Come sempre, un buon bicchiere di vino andrà a esaltare il sapore del nostro piatto. Buon appetito e al prossimo video!